Ti sei mai trovato su una strada che non conoscevi, eppure hai continuato a camminare? Dopotutto, non è forse quello che accade costantemente a tutti noi? Crediamo di conoscere il prossimo passo, ma fra un passo e l'altro spesso ci metti due pensieri che evocano così tanto spostamento nel tempo e nello spazio che ti ci puoi perdere nei pensieri. E non c'è niente di male nel perdersi nei pensieri. Tutti si perdono. L'importante è ritrovarsi. Ma per ritrovarsi bisogna prima perdersi. E questo dipende dal dove sei e come ti senti in quel preciso istante in cui stai per fare il prossimo passo. Ad ogni passo sei sempre più addentro nel percorso che stai camminando e quello che senti potrebbe essere curiosità, piacere, moto, tranquillità, oppure fretta, sostanza, impazienza, fresco. Capita la stessa cosa durante ogni singolo respiro. Se sei consapevole dell'aria che entra e che esce, se scegli che ogni atto diviene fonte di vita, energia che si trasforma, movimento manifesto, ciò che senti e che ti passa per la mente non è solo frutto dei tuoi piedi, ma la strada che percorri sicuramente entra in gioco con tutto te stesso, con tutto quello che sei, con ciò che stai facendo, andando, divenendo e pensando, riflettendo, contemplando, agendo. La strada che cammini è fatta di tanti passi. Ogni passo produce il tuo cammino e il tuo camminare arricchisce la tua strada. Vai avanti, procedi un piede davanti all'altro, passi lunghi e ben distesi, oppure no, lento ma inesorabile. Sceglilo tu come camminare. Magari soffermati un attimo, cambia velocità, cambia scarpe e percorso, ma continua a camminare. Perché se ti guardi i piedi, sai dove li metti, mentre perdi il senso e il fascino del percorso stesso. Ma se comprendi il percorso e ti guardi attorno, potresti non sapere dove metti i piedi. Ogni cammino è così, diviene un paradosso calpestabile, un luogo dove appoggiare le suole o la pianta del piede che germoglia nuove conoscenze, dove le dita si sforzano di dare l'ultima spinta e il tallone assorbe il peso di un corpo che ti conosce meglio di quanto tu stesso conosca lui. Forse incontrerai altri piedi, forse vedrai altre strade, altre scarpe, altre temperature o altre dinamiche, salite e discese, salite scoscese, discese pericolose, salite ripide, discese impervie. Ma tu continua a camminare, a guardarti intorno, a guardare dove metti i piedi, a sentire ad ogni passo, ad ogni appoggio, ad ogni cambio di piede che ti stai avvicinando a meta. Alza la testa, crea una direzione, seguila mentalmente mentre continui a camminare. E non avere paura se certe volte dovrai girare, allungare il giro, tornare sui tuoi passi. Va bene anche così, ma tu continua a camminare. Ti sarà capitato di sentir dire sbagliando si impara,
o meglio, errare humanum est, perseverare autem diabolicum, che sembra significare commettere errori è umano, ma perseverare è diabolico. Se però prendiamo solo la prima metà del detto, cioè errare humanum est, potremmo anche tradurlo in errare è umano, ed è proprio il verbo errare che fa da perno nelle azioni degli esseri umani. Errare significa commettere errori, è vero, ma significa anche muoversi, camminare. Un popolo errante non è un popolo che sbaglia, bensì che si muove. Sii il nomade che attraversa il deserto che ti impaurisce, colui che non sta più di un mese fermo sui suoi passi, ma che inesorabile cammina e arriva dove si è prefisso di arrivare. Sii quel te stesso che appena può si alza e muove il proprio io dal punto più stabile a quello che ti avvicina al prossimo respiro. Un passo dopo l'altro, passo dopo passo, all'argomento di un bellissimo momento di movimento, perché se vuoi camminare, e lo vuoi, dovrai imparare a perdere equilibrio, poi ritrovarlo per riperderlo, in un continuo di incedere e procedere, costante ma deciso, inarrestabile, ma con dignità. Sii fermo solo nelle tue decisioni, se le hai prese con cura e saggezza, ma muoviti fino al raggiungimento del tuo scopo. Mi è successo talvolta, come a tutti accade, di arrestare il mio camminare, e quei momenti li potremmo dividere in due situazioni ben distinte. La prima è quella della paura, dell'indecisione, del ripensamento. La seconda è piena di stupore, di meraviglia, di soddisfazione. Nella prima situazione hai paura, non sai come affrontare il prossimo passo e perdi interesse nel tuo obiettivo, tanto che troverai tutte le scuse possibili per rimanere lì, fermo, aspettando che il problema che ti si para davanti si risolva da solo. Ma la vita va avanti e tu sei rimasto indietro. Nella seconda situazione hai trovato qualcosa o qualcuno che ti fa comprendere qualcosa di te. Lo stupore è palpabile, ti senti meravigliato e il livello di soddisfazione ti impedisce di desiderare di fare un altro passo. Mentre in entrambi i casi sarai comunque fermo. Nel primo caso ti troverai sotto scacco e nel secondo caso sarai praticamente arrivato. Sono quei momenti in cui capisci che bastano poche cose nella vita, che la vita va condotta un passo dopo l'altro, in un flusso inesorabile di soddisfazioni meritate e di sfide vinte. Certamente ci sarà da salire e da scendere, ci saranno tante scale da affrontare, diversi pavimenti, tanti colori, molte scarpe e tanta strada, tanta strada. Ricorda però che ne varrà sempre la pena alla fine del viaggio, perché tanto, prima o poi, tutti quanti arriviamo a casa. Quindi nel frattempo, continua a camminare.